Un caro saluto a tutti ragazzi da Pier Giovanni Sanimbeni e benvenuti come di consuetudine nel mio canale YouTube dedicato al mondo degli strumenti ottici e digitali. Sto per salire in macchina in direzione Bedro Valcuvia perché finalmente questa sera con i ragazzi del GAV avrò la possibilità di presentarvi la video recensione dell'oculare Smart Pegasus Astro Smart Eye, distribuito in Italia da Arte Sky. Marco Favuzzi, che è uno dei ragazzi del GAV, mi ha aiutato tantissimo in questa video recensione, quindi ringrazio immediatamente Marco. Ci sarà modo adesso di conoscerlo assieme a tutti gli altri appassionati del gruppo astrofotografico di Varese, quindi bando alle ciance ragazzi, sedetevi comodi e ci vediamo subito dopo la breve sigla. Nel frattempo, se non l'avete fatto, iscrivetevi al mio canale. A tra poco. I ragazzi sono già all'opera, stanno montando un contrappeso sulla montatura, adesso ve li presento. Qui davanti abbiamo Antonio Giudici che ormai conoscete. Ciao ragazzi. Ciao Antonio. Marco. Ciao. Marco sarà un nuovo collaboratore con Antonio per quanto riguarda l'astrofotografia. Poi qui abbiamo Paolo. Ciao Paolo. E poi sta per arrivare Guido Martinoli. Qui sta per arrivare Guido Martinoli. Ciao a tutti. Ciao Guido. Ciao, benvenuti. Allora, l'idea di questa sera è fare un test ovviamente di astrofotografia perché tutti gli astrofili lo stanno aspettando da un po' di mesi. Poi osserveremo il cielo, quindi avrò bisogno anche delle vostre opinioni in merito e poi alla fine trarremo le conclusioni. Siamo in fase di montaggio. Marco, che montatura stai utilizzando questa sera? Allora, io sto usando una montatura armonica, un prodotto nuovo. Uso come sistema di comando e controllo è l'OnStep. Ha una capacità di carico senza contrappeso di 5 kg, con contrappeso arriva 13 kg con contrappeso massimo 18. Va bene, quindi dovrebbe bastare per l'Ascar 140. Lo verifichiamo, lo vedremo stasera. Certo, stasera lo verifichiamo. Devi sbloccare questo. Ok. Guarda, sblocchiamo questo così scende, tienilo perché guarda scende. Ok. Per 12 cm. Poi volendo è ancora tutta la corsa del focheggiatore. Poi questo ruota, rotazione. Ok, ottimo. Ok, allora per quanto riguarda l'Ascar, i ragazzi che seguono il canale lo conoscono già, è un tripletto da 140 mm, ve lo rifaccio vedere, tripletto ED Apo, ha un rapporto focale pari f7 con un sistema di estrazione del tubo per facilitare nella fotografia e anche per consentire di utilizzare il visore binoculare senza gli estrattori tipo glass pat. Poi ruota il focheggiatore, hai 2 pollici riduzione a 31, demoltiplicata e così via. Invito insomma gli appassionati di andare a vedere e a leggere la video recensione che ho girato qualche tempo fa. Quindi adesso Marco, Antonio è tutto vostro. È impressionante questo sistema, c'è lo sganci, lui viene giù, non hai bisogno di troppe manovre, quindi anche semplice come pezzo, è un bel ferro questo. È compatto oltretutto, sì, perché lo trasporti. Sì, guardate la valigia è veramente piccola e oltretutto Ascar vi garantisce comunque il controllo ispezione, vedete, col controllo di qualità e tutto. Un 140 per? È un F7. Un F7, quindi 900? Sì, più o meno, la lunghezza è un poco. È una lunghezza focale leggermente inferiore al mio 128. Quindi è un tripletto questo? È un tripletto ED, spaziato in aria. Chiaramente ci sono ai bordi il coma. Soffre di coma. Allora, io in fotografia 180 non li avevamo visti. Io in fotografia non lo uso perché sono un visualista.
Con i miei oculari è ben corretto il bordo, in fotografia bisogna vedere col sensore, in base al sensore. Magari APS non lo noti, calcola che c'è una serie di spianatori correttori dedicati che non mi ha dato Arte Sky, perché io l'ho provato prettamente in visuale, quindi l'idea questa sera era di utilizzare l'oculare Smart Eye più che altro. Questo qui questo pomello? Allora, questo pomello è per il bloccaggio del rotatore a 360, vedi? E per bloccare l'escursione bisogna... Niente, questa è la ghiera timone e si blocca. In 2 secondi ti abbiamo spiegato tutto. Perfetto. Tutto sull'Asca. Allora 140. procediamo con lo Smart Eye che Va bene. questa è veramente eccezionale. Eccolo qua, lo Smart Eye. Tra le altre cose vi devo dire che Marco in questi giorni lo ha già utilizzato insieme con Antonio, perché ieri sera io ero ai Sette Termini a girare la videorecensione, anzi il reportage che avete visto mercoledì, e loro stavano riprendendo la Lemon, giusto? Giusto. Io l'ho usato anche con l'SD che stasera purtroppo mi sono dimenticato. Ok. Da qui ho salvato tutti gli scatti della cometa Lemon e me li sono trovati sia in JPEG che in RAW. L'unico difetto che ho riscontrato è che non salva i metadati. Il test dell'oculare elettronico è andato un po' per le lunghe, perché un po' per il meteo, un po' perché Marco è un testone e ha voluto sperimentare tutto quello che Pegasus dichiara può essere realizzato con questa camera, per cui ci abbiamo messo un pochettino di tempo per mettere a punto tutto quello che era necessario per utilizzarla al meglio, Per conoscerlo perfettamente, e nonostante tutto ci sono ancora delle lacune. È molto minuzioso Marco, imparerete a conoscere anche lui. No, vabbè, è che se no dov'è il gusto? No, esatto. Comunque viene fornito con il suo adattatore da 50 mm. La posizione da metterlo nel telescopio è con la scritta verso l'alto, perché l'immagine che verrà proiettata, le scritte saranno in alto. Perfetto. Allora, intanto guarda, dico i dati tecnici. Allora, rapidamente le caratteristiche tecniche mentre Marco monta il tutto. Lo Smart Eye ha un sensore Sony IMX533 da 9 megapixel con un'ampia gamma dinamica e una riduzione avanzata del rumore, quindi fornisce buone immagini. Poi dopo insomma sentiremo il giudizio anche di Antonio e Marco in merito. Il display dell'oculare è un OLED Ultra HD da 2560 x 2560, quindi chi mi segue anche per le recensioni dei visori termici avrà compreso che questo display è decisamente migliore. Poi adesso lo proveremo bene sul campo. Ha un campo visivo di ben 90 gradi e un'estrazione pupillare di 12 mm. Smart Eye Pegasus supporta auto-stacking, calibrazione e colore automatica, salvataggio su schede SD come anticipato Marco, memoria interna da 16 GB, Wi-Fi, dual band e integrazione con Sky Safari, quindi dovrebbe essere almeno sulla carta perfetto sia per osservazione diretta che per l'astrofotografia. Prima non vi ho detto il prezzo, attualmente il prezzo consigliato da Arte Sky, che è distributore ufficiale in Italia, è di 2.099 euro. Intanto Marco sta allestendo il tutto. Allora, vuoi spiegare un attimo la funzione di questo cavetto? Questo qua è il suo alimentatore. Praticamente questa camera, l'alimentazione la prende da una fonte esterna, può essere un 12 volt il suo alimentatore, che in questo caso non utilizzo ma ce l'ho. Quindi l'ingresso a 12 volt di qua, e di qua usciamo a 5 volt in USB 3.2 e andiamo ad alimentare la camera. Serve solo questo cavo. Con questo cavo abbiamo alimentato tutto. Sì, effettivamente è molto snello, non ci sono cavetti. Il bello di questo oculare elettronico è che oltre a avere la connessione Wi-Fi, e quindi nato specificamente per essere utilizzato con Sky Safari perché è il suo punto di forza, comunque non esclude l'utilizzo anche tramite software di acquisizioni fotografiche, quali Nina o quali Voyager.
Io l'ho Ok. utilizzato, ho fatto una prova, non ho fotografato, ho fatto solo una prova di collegamento con Voyager e anche con Nina, e il protocollo da utilizzare in questo caso, visto che non ha una connessione USB, è Ascom Alpaca, un nuovo sistema, sembra promettere bene. Non l'ho provato in foto, ma Insomma, ti sei trovato bene, prime impressioni, ti sei trovato bene. a me è piaciuto l'approccio di osservare all'interno, vedere un'immagine e prendere forma, cioè dal bianco al nero piano piano arrivano i colori. Le stelle da grayscale si sono trasformate in RGB e poi ho iniziato a vedere i colori anche nella nebulosa che stavo osservando. Perfetto, allora adesso come vogliamo operare? Vuoi attivare il tutto, facciamo magari una sessione osservativa, oppure vuoi spiegare un attimo il collegamento? Ogni tanto qualche goccia. Allora ragazzi, sì, oltretutto si sta aprendo perché, come diceva Antonio, noi abbiamo avuto molti problemi a terminare la recensione di questo strumento, anzi di questo accessorio, per varie motivazioni, da famiglia, lavoro, a meteo e qualsiasi altri problemi. Voi immaginateli tutti, li abbiamo avuti noi per terminare questa recensione. Comunque adesso il cielo si sta aprendo. Allora, Facciamo un allineamento della montatura al polo e poi procediamo con le riprese. Va bene, la vedo dura riuscire a metterla al polo, comunque. io vi Ci proviamo, eventualmente farò fare il plate solve. Allora, abbiamo acceso la strumentazione, Smart Eye acceso, pronto, ok. Anche la montatura accesa. La questione non è banale. Per funzionare con Sky Safari questa montatura, o meglio questo oculare, perché si sta parlando di lui, ha bisogno di essere collegato in wifi a Sky Safari. La montatura e Sky Safari non possono lavorare su una sola rete, quindi o si collega una o si collega l'altra. A questo punto ci sono due opzioni: o collego la montatura in wifi all'oculare, allora e che poi è collegato a Sky Safari, allora tutto il sistema funziona. Altrimenti, se non c'è la possibilità di accedere tramite app della montatura alla rete, alle impostazioni di rete per connettersi allo Sky Safari, bisogna usare il Bluetooth. In questo caso io non sono riuscito ad accedere nell'applicazione dell'oculare, della montatura, alle impostazioni del wifi, e quindi sto usando il Bluetooth. Ok. Io adesso sbloccherò la montatura della posizione di parcheggio, la metterò in siderale, in tracking siderale, dopodiché esco da un step e mi collego con Bluetooth alla Sky Safari e poi collego in wifi Sky Safari all'oculare. Chiarissimo. Ok, andiamo in tracking, no, utilizzo il park, toggle un park, torno indietro, qui cambia lo stato, passa da parcheggio a siderale, quindi è in inseguimento in questo momento la montatura. Cosa faccio? Sente. Esco dall'applicazione, apro Sky Safari, connessione in corso, ok. La montatura si è collegata, in questo momento mi dice che si trova qua, vicino alla polare, quindi non so quanto, non è stata allineata al polo, premetto, ma anche qui c'è un escamotage. Io poi farò fare il plate solve dall'oculare e aggiornerò la montatura con le coordinate che riceve dall'oculare. Adesso, Così sembra di sì. siccome io ho già fatto la parte di configurazione Sky Safari e Smart Eye, c'è già, quindi io basta che gli do il comando di connettersi, connessione in corso, Connessione in corso. entra, così, connetti, inizializzi, adesso mi dirà in che stato è il display. Menu attivo, e se guardi dentro l'oculare c'è il menu aperto. Allora ragazzi, dopo ovviamente metto la luce rossa sul faretto, altrimenti non ne riusciamo a vedere niente, però vorrei dare un'occhiata. Effettivamente sì, si vede live view, new observation, e poi
resume observation e le impostazioni con il settings. Ascolta, E oltretutto è un bel display. No, allora, cosa stai facendo adesso, Marco? adesso sto dando un go to alla stella al Genib, Ok. più che altro per trovare la messa a fuoco. Allora, la montatura si sta muovendo, ve la faccio anche vedere intanto. Vedete che ha cambiato posizione il tubo ottico. Il meteo non collabora anche questa sera, ma facciamo il possibile. Stiamo provando a puntare un'altra zona di cielo più o meno allo zenith ormai, perché comunque c'è ancora il cigno e abbiamo la lira. Ci sono le nuvole che si spostano in base a dove posizioniamo noi il telescopio. Per forza, è così. Sì, sì, è. La maledizione della prima luna. Eh già. Ok, si sta andando su Deneb. Non sarà centrata sicuramente. Ok, mi dice che è arrivata. Allora, io adesso spengo il faretto. Adesso Marco sta cercando la messa a fuoco perché lui ha fatto delle prove con i suoi telescopi e quindi è la prima sera che utilizza l'Ascar 140. Sto evitando proprio di riprenderlo perché sennò lo abbagliamo. Questa è l'ultima serata utile che abbiamo perché poi dobbiamo, ragazzi, riconsegnare lo Smart Eye Arte Sky e oltretutto la luna è crescente e quindi dovremo aspettare un altro mese. Sto ricevendo una media di 2-3 richieste al giorno per fornire ai lettori e agli appassionati delle informazioni riguardanti l'utilizzo pratico, visuale e astronomico di questo oculare, quindi stasera finiremo la prova per voi. La cosa bella anche di questo sistema dello Smart Eye è che posso condividere con altri dispositivi, quindi altri smartphone o addirittura PC, tramite la connessione internet. Bisogna semplicemente accedere alla rete dello Smart Eye, poi vado sulla dashboard e scriverò Smart Eye dashboard, local dashboard. Eccomi qua, io sono collegato. In questo momento non sto facendo delle riprese, non ho una live view in anteprima di quello che sta. Ok, lo puoi far vedere ad altre persone, giusto? Puoi collegarlo ad altri tablet o la smartphone. Posso condividere, questa è una cosa bella perché la posso condividere se faccio divulgazione alla gente che li ha osservati. Tipo le guide quelle che ci sono nei musei. Esattamente. Intanto lui parla, la guida, però tu puoi ascoltare anche note successive. Una cosa in particolare, in questo momento sono collegato come dashboard, quindi ho io il comando dell'oculare. Amministratore, esatto. Diciamo. Il procedimento per collegare gli strumenti a Sky Safari è questo: telescopio, connetti, connessione in corso, non va. Quindi annullo, vado a cercare in impostazioni il telescopio, interfaccia demo. Io non ho la demo, devo mettere la mia montatura. A questo punto cosa faccio? Aggiungi telescopio. L'opzione qui, che generalmente è uguale per tutti, tranne i casi particolari dove ci sono delle montature abilitate a fare qualche tipo di collegamento particolare, lo standard è questo: altra connessione. Si scende fino a la Mid LX 200 Classic, questa qua. Seleziono questa, vado avanti, gli dico il tipo di montatura, in questo caso è una equatoriale lattidesca, vado avanti e mi chiede come voglio collegarla. Siccome la montatura, o meglio Sky Safari e il telefono accettano una sola connessione Wi-Fi, io dovrò collegare lo Smart Eye, che ha solo l'uscita Wi-Fi, la montatura in Bluetooth a Sky Safari, quindi dirò connetti tramite connessione Bluetooth. Seleziono il terminale, vado a cercare in questo caso l'on step, eccolo qua, on step. Una volta che l'ho selezionato, seleziono il terminale, quindi on step, imposta ora e posizione, il timeout, queste cose qua le lascio di default, salva predefiniti, e questo l'abbiamo fatto.
Quindi a questo punto faccio un dietro, indietro e vado a cercare la fotocamera. Nella zona fotocamera, quindi questa zona qua, seleziono configura fotocamere. Non c'è la fotocamera, la aggiungo. Smart Eye è già preparato perché questo oculare è nato proprio per funzionare con Sky Safari. Quindi seleziono, rilevamento automatico, scansione nuove reti, vado a vedere se non si connette, lo vado a cercare in wifi, consentire, eccoci, dovrebbe collegarsi la password, adesso la devo andare a recuperare dentro lo Smart Eye. L'ha trovato. Smart Eye, vado avanti, ok, salva predefinito. In questo modo io aspetto che finisce le sue impostazioni. In questo modo dovrebbe essere configurato. Verifico solo per Smart Eye, infatti l'ho visto, è già collegato. Salva predefinito, ok, e questo me lo ha messo come predefinito. Quindi apro Sky Safari, torno sulla connessione del telescopio e gli dico riconnetterlo. Ed esattamente adesso è collegata. Quindi montatura collegata in Bluetooth. Ci spostiamo sotto sulla toolbar e andiamo a cercare la fotocamera. A questo punto, avendola già configurata in precedenza, a me basta premere il tasto qua sotto, connetti. Connessione in corso, entra. Per recuperare la password wifi basta entrare nel menu dell'oculare tramite il selettore azzurro sul fianco destro. Lì c'è il menu, si scorre fino a setting, si entra dentro impostazioni, si entra dentro e si va alla password del wifi e basta, poi si connette. Comunque sono connesso. Sono riuscito a trovare la posizione di fuoco. Sto puntando. Vega. Sto puntando Vega. Quindi siamo su Vega, costellazione della Lira. Attenzione, la montatura non è su Vega, non vede Vega. Cosa faccio? Lo Sky Safari e l'oculare mi permette di fare un play solve. Quindi vado nella schermata della connessione della telecamera, richiedo un play solve, lui inizia la sequenza e una volta che riconosce la posizione della stella, l'oggetto che sta riprendendo, mi dice che l'ha risolto e io poi allineo la montatura. Quindi dopo si allinea. Esatto. I tempi più o meno secondo te medi? Ma siamo intorno ai 5 secondi. Quindi è molto veloce. Sì. Allora ragazzi, appena Marco allinea il tutto, diamo un'occhiata a M57 tutti. Ho messo la luce rossa, siamo a luce rossa adesso, e quindi dopo man mano diamo le nostre impressioni pratiche nell'osservazione. In questo momento ha fatto un'esposizione di 5 secondi e sta riconoscendo la mappa, sta facendo la mappatura. Appena mi dà l'ok, io poi faccio la sincronizzazione alla montatura. Perfetto. Sta facendo, questa è l'ottava, 5 secondi è l'ottava, ci sta mettendo tanto perché è velato comunque. Sì, come al solito. Vi garantisco che è molto veloce, è snello proprio. Cominciano a formarsi più stelle. È come il sistema della mia OM1. 11 scatti. Sì, incredibile. Spero riusciate a vedere, comunque dopo Marco vi mostrerà qualche ripresa, la facciamo vedere magari lateralmente. Tu questa la puoi salvare? Me la puoi mandare dopo questa? Snapshot. Perfetto, sì, ecco, bravo. Anche quello, ecco. Si possono salvare anche istantanee. Uno snapshot è come il Sistar, no? Fatta. La montatura si sta spostando. Insomma, si riesce anche con cielo un po' nuvoloso a rabbattarsi. Fotocamera. Faccio un'altra volta il plate solve. Sì, ma è già centrata. Centrata, sì, ok. Sì.
Però grazie per se eri lì a Se guardare. è centrata facciamo un attimo un giretto su M57. Sì, dai, ci andiamo. Dai ragazzi, vi facciamo vedere M57 e poi le nostre impressioni. Si sposta. Ok, eccola qua. Allora, intanto vi mostriamo quello che si vede nel display, poi senz'altro in fase di montaggio vi farò vedere. Ma la cosa bella è che io già. così l'ho vista e adesso prende colore. E anche le stelle diventeranno colorate. E questo è il bello proprio. Ragazzi, incredibile, iniziano a formarsi i colori. Esatto, guarda, anche qui si vede. Incredibile, si vedono proprio i colori. Allora, bisogna trovare la giusta distanza dell'estrazione pupillare, perché non è così immediata, però l'oculare mi sembra di buona qualità. Certamente le stelle, ponendo l'occhio in asse, quindi verso il centro, ai bordi, bisogna proprio far ruotare l'occhio perché l'immagine è ultra grandangolare, inquadra di più rispetto al campo sia reale che apparente della nostra vista. E io sto vedendo l'immagine di M57 che mi si sta formando a colori proprio in tempo reale. Faccio vedere agli altri perché ho paura che si ricopra il cielo. Vai, Paolo. Volevo fare una premessa. Mentre loro guardano, È che abbiamo avviato l'oculare ma non abbiamo impostato il raffreddamento, quindi in questo momento ha una temperatura sua di default di 10 gradi. Errore. c'era un po' di rumore. Sì. L'ho visto il rumore. Però guardate questi i successivi scatti, non so se si riesce a vedere, Sì, si vede, si il vede. colore comincia a prendere il colore e anche le stelle attorno, e questo è stato a me personalmente mi ha fatto un impatto piacevole. È sì, impressionante. Vederla da monocromatica trasformarsi, prendere colore, prendere Anche vita. perché ragazzi, se vedeste il cielo che c'è, è veramente pietoso stasera, eppure si vedono i colori. C'è anche, infatti si vede anche il gradiente. Ora ragazzi, io intanto mi sposto, i ragazzi stanno guardando M57, vi dico c'è un po' di foschia, però personalmente sono rimasto stupito, avevo già guardato nelle settimane passate sempre col 140 e col mio rifrattore da 150 cromatico e mi aveva già impressionato con quel rifrattore molto molto economico, e anche questa sera in condizioni praticamente impossibili per uno strumento meramente ottico vi devo dire che osservare all'interno dell'oculare è sempre un'immagine digitale, però il fascino è dovuto al fatto che in tempo reale l'immagine da scala di grigi man mano passa a colori. Questa cosa qui non la potreste mai vedere all'interno di un oculare. Adesso c'è Antonio Giudici all'oculare. La sensazione che si prova nell'osservare attraverso questo oculare, questo praticamente monitor, oculare monitor, è quella sembra di essere all'interno dello spazio che si sta osservando, cosa che non si prova in un oculare ottico normale. La sensazione di vedere i colori che escono è veramente affascinante. Bene, Bello. Antonio. Nel contempo, Marco, Dove sei? scusa. Vai dietro. Allora, nel contempo Marco ha collegato un altro smartphone, guardate, Questo è quello che è possibile vedere in connessione remota con un altro telefono. Il bello di questo è proprio la divulgazione. sì, Fai vedere la gente e hanno la possibilità anche di salvarsi la foto. incredibile. Allora, andiamo avanti con l'osservazione, così dopo sento le vostre opinioni. Guido, vai. Vai Guido. Mi dà fastidio Allora, oltretutto non dà neanche tanto fastidio la luce rossa perché il display è bello luminoso. Sì, Quindi infatti. questa sera mi permetto di riprenderli mentre osservano, e mai l'avrei potuto fare con un telescopio ottico normale. Devi guardare bene l'estrazione pupillare, prova ad andare un po' avanti e indietro. Se hai problemi, questa è la regolazione delle diottrie. Ecco, è quello. Se vuoi dirmi la tua opinione. Ma io direi che per un visualista è un ottimo attrezzo,
Perché un conto è vedere Saturno, i pianeti, un conto il cielo profondo. Qui si arriva ad avere una definizione, diciamo, di galassia che è veramente di alto livello. Ma quindi come vi trovate a livello di osservazione del cielo profondo? Personalmente, lasciate stare il budget, lo comprereste o siete proprio astrofili tradizionalisti? Io sono tradizionalista, quindi mi accontento di quello che c'era fino Le nuvolette grigie, insomma. Sì, esatto, cioè, non ho grandi ambizioni, ecco, però mi piace vedere il colore che si carica da solo, che si forma, no? È una creazione, diciamo, dell'immagine perfetta. È vero, a me era capitato, quando mi era arrivato, avevo visto proprio in tempo reale come si formava la granulosità di M13, sono rimasto stupito, proprio man mano si espandeva e si vedevano tutte le stelle puntiformi. È spettacolare, una emozione veramente unica questa qua, sicuramente. Io da visualista, una volta non c'era una volta. Sì. Io da visualista, sono nato visualista nel 2009, poi sono passato alla fotografia proprio per vedere il dettaglio. Questo per un visualista è un passo avanti. È il massimo. È un passo avanti. Sì, è ottimo. Hai l'opportunità di avere comunque di quella poesia di mettere l'occhio nell'oculare e in più veder trasformare un'immagine, prendere vita a un'immagine. Prendere vita, sì. Crearsi. Questo è, secondo me è una bella invenzione. È la volta di Paolo, astrofilo da tanti anni. Di solito io faccio fotografie astronomiche, ma guardando qui insomma, rimane abbastanza meraviglioso per il semplice fatto che si vede pian piano l'immagine a comparire. Prima sembra una ciambella, poi man mano che acquisisce sempre le immagini si vedono i colori e prende proprio forma tutta la nebulosità di questo oggetto. Molto bene, grazie anche per la tua opinione. 57 Perché da un non oculare. si vede, Io così non l'ho mai vista, non l'ho mai vista. Ma io quel verde non l'ho mai visto quel verde. No, lì. non è il verde, è il telefono lo riprende, ma qui dentro adesso è bello scuro il cielo. Bellissimo. E vedo la stella, la nana bianca dentro, poi la nebulosità che diventa verde ai bordi e rosso sulla parte esterna, cioè uno spettacolo, cazzo. Cazzo non va bene. No, va bene, metto un bip. E lo taglia. Ma anche le stelle attorno sono tutte colorate, cioè non è un'immagine piatta questa. E poi il fatto che io mi allontano, mi sposto a cercare i dettagli sui bordi, vedi quella curvatura che ti dà l'oculare, cioè Sì, dà un effetto un po' Ha un effetto strano. no, è sì. bello, è bello. Qui l'astrofilo, è un campo parente elevatissimo. il visualista qua si diverte, punto. L'astrofilo ha evoluto, il fotografo, ok, sì, e può fare qualcosa di veloce, ma qui il visuale spacca. Io se dovessi iniziare come se fosse il 2009 e inizio con una roba del genere, cioè dopo di mano. Sì. Allora, abbiamo deciso, visto che si è aperto un poco, di osservare anche un attimo uno dei due ammassi di Perseo. Facciamo fare il plate solve. Però provo a spegnere un attimo il faretto. Ok, andiamo al telescopio, andiamo a vedere dov'è e non è dentro, non ci siamo proprio. Io adesso la punto qua, andiamo su quello sotto, va. Ma spiega perché? Perché prima non è stata allineata al perché era polo, non è nuvoloso. stazionata al polo poi la montatura. Era proprio nuvoloso, non è stato possibile farlo. Vedi, anche questo è il bello però, Sì. Cioè mi dà l'opportunità comunque di Sky Safari, l'oculare, di correggere e la montatura di comunque andare avanti la serata, non buttare via tempo. Vado, io l'ho centrata su dove era, adesso lei me lo mette dentro. No, così non tagliala questa. No, va bene. Me lo mette L'altro dentro. giorno non mi ricordo che cosa ha detto uno. Ero lì da Lucchini, ha detto. O qualcosa del tipo, questo è grosso, mi si è incastrato dentro. Era un oculare, Lucchini mi ha guardato, io gli ho detto poi taglio. Quindi siamo sul doppio ammasso, io gli faccio fare plate solve. Intanto vi facciamo vedere l'immagine reale qui a sinistra del monitor. Chiaramente è rimasta la vecchia Sì. foto di prima. Adesso gli faccio, ok, ha fatto il plate solve, è avvenuto, è andato tutto bene, quindi allineo il telescopio, new, e lui comincia le sequenze.
Volevo andare a vedere nell'oculare. Vai, vai. Ah, sì, vai Guido. Vai Guido. Io magari mi sposto un attimo. Mi sa che... No, sì. No, ce l'abbiamo. è Eccola finito. qua, comincia a nascere. Ah, È che in bello. monocromatico. Siamo sulla... ecco. Comincia a fare... Sì, adesso noi abbiamo il faretto rosso. Prova a spegnerlo. Anche perché la gamma dinamica dell'action cam adesso non è il massimo. Per ora è a scala di grigi. Ma ci sono talmente tante stelle che mi sa che non capisci cosa stai guardando. Il problema è... speriamo che sia a fuoco. Vabbè. Si può zoomare volendo, no? No, Prova a dare una ritoccata a fuoco. fai vedere. Nel frattempo sta guardando chi? Antonio? Sì. Cosa ne dici? Mamma mia quante stelle. Cominciano i colori. Che poi stasera non sono neanche tanto puntiformi per... Sì, A parte il display elettronico proprio per la turbolenza. Poi su M57 era netta, si vedeva bene. Allora, Antonio e Marco, vorrei avere se possibile da voi delle impressioni in sintesi riguardanti i classici pregi e difetti che presento sempre nelle mie video recensioni. Per quanto riguarda i pregi, Quanto riguarda i pregi, indubbiamente è sempre affascinante buttare l'occhio direttamente nell'oculare, e questo oculare elettronico ci permette di vedere degli oggetti che altrimenti sarebbero molto evanescenti, soprattutto per le serate osservative con il pubblico. È un oculare che, come diceva Marco prima, permette anche di memorizzare delle immagini, per cui abbiamo due funzioni con lo stesso oggetto. Per quanto riguarda il difetto, poi per il discorso elettronico ve ne parla Marco. sì. Per quanto riguarda i difetti, secondo me il prezzo è importante, perché 2090 euro non sono pochi per la tasca dell'astrofilo. Il discorso è che così abbiamo due possibilità di osservare e di riprendere. Non sono riprese simili a quelle di una camera prettamente studiata per l'astrofotografia, però permette già di fare delle cose interessanti. Come abbiamo visto all'interno del video. Invece tu Marco vuoi aggiungere qualcosa? Certo. Allora, innanzitutto ringrazio te Pier Giovanni e Arte Sky per avermi dato questa opportunità di provare questo nuovo prodotto. No, grazie a te per la collaborazione. Ecco, io sono rimasto entusiasta alla prima accensione. Ho trovato affascinante l'osservazione in visuale e il fatto che si lega a un'applicazione quale Sky Safari, perché questo oculare elettronico è nato per essere usato con questa applicazione. Ho fatto delle foto, sono venute bene. La camera è anche dotata di un sistema di raffreddamento impostabile che può essere da 5, 10, 5, meno 0, meno 15, meno 20 gradi, quindi è possibile utilizzarla anche per lunghe esposizioni, come dicevamo prima. La parte un po' particolare, se mi sento di consigliarla a chi fa astrofotografia, non lo so. Per chi invece vuole divertirsi, avere l'opportunità una sera di fretta di fare qualche foto, tipo una cometa, sì, questo è il prodotto adatto. Sì, è un prodotto che nasce per l'osservazione visuale e che si presta in maniera, diciamo, dilettantistica a chi vuole fare qualche fotografia. È un prodotto avanti, secondo me, molto avanti. Lo consiglio a chi inizia, ma non a un astrofilo che fa fotografie ed è esperto. Per questo scopo no, di certo. Se si vuole divertire, fare riprese come ho fatto io con la cometa, vedere trasformarsi l'immagine in monocromatica osservandola attraverso una lente, quindi vedere formarsi, crearsi questa immagine di una nebulosa, sicuramente ha il suo fascino. Quello è affascinante. Quello è molto affascinante. Io l'ho trovato molto affascinante. Visto che voi fate anche divulgazione, io la prima volta che l'ho provato ho pensato immediatamente questo è un bello accessorio per la divulgazione. Esatto.
Questa Quindi andrebbe bene a un'associazione. è un altro lato positivo questo. Ok. Ragazzi, per quanto riguarda i miei pregi e difetti, sono praticamente in linea con quanto hanno detto i ragazzi del gruppo astrofotografico varese. Vi ricordo soltanto che lo Smart Eye è stato ottimizzato per i rifrattori con apertura focale almeno di f7, quindi l'Ascar 140 o il 160 o il 185 sono perfetti per sfruttare le caratteristiche tecniche di questo strumento. In sintesi è un accessorio ovviamente un po' costoso, però che consente soprattutto di aiutare le associazioni come le loro di fare grande divulgazione. Avete visto anche prima, vi consente di osservare sottocieli anche abbastanza pessimi, con un po' di inquinamento luminoso, e poi soprattutto di collegarsi anche a vari device. E inoltre dà anche questa possibilità di rimanere meravigliati proprio per la formazione dei colori all'interno dell'immagine. È una sensazione, vi ripeto, molto particolare. Io sono abituato nel mondo naturalistico a guardare con i digitali notturni, quindi ad esempio mi capita di vedere col binocolo un capriolo ormai a scala di grigi, e con i digitali notturni vedo i colori ancora degli animali, e qui ho avuto la stessa sensazione ma ancora più fascinosa e affascinante, perché non avevo mai visto con l'occhio oculare, seppur digitale, i colori nella nebulosa M57. Vi ricordo il prezzo, attualmente costa 2.099 euro, e colgo come sempre l'occasione per ringraziare Arte Sky della famiglia Seveso per avere fornito l'accessorio oggetto di questo test, lasciando tutti noi come sempre liberi di citare le nostre impressioni personali pratiche sul campo. Colgo anche l'occasione per ringraziare i ragazzi del gruppo astrofotografico varese, grazie di cuore. Grazie a te. Ci siamo trovati presso il Better Sky, che sarebbe il loro osservatorio ufficiale. Se volete potete andare a cercare sui social e anche il sito ufficiale del gruppo astrofotografico varese, il cui acronimo è GAV. Grazie ragazzi. Ciao, grazie. Un caro saluto a tutti da Pier Giovanni Salimbeni e dal GAV. Grande. Finale con Bacco e Dolce. Sì. Allora, andiamo un po'. Il coltello è qua. Volete il coltello singolo? Volete il coltello? No, già no. Apri questa la mano. Ma mi vuoi spiegare le caratteristiche di questa torta? Non lo so, credo che sia alle castagne. Buona. L'ho comprata, penso te. Buona, alle castagne. E poi col prosecco, certo. Subito, vediamo un po' se castagne, no? No, cioccolato deve essere. No, castagne, sì. Credo. Grazie a tutti ragazzi. Un piacere carissimo. Siediti. Caro Guido. Grazie, no, è bello collaborare con te. Grazie. Grazie Guido a te innanzitutto che ci hai ospitato a casa tua, al tuo osservatorio. Ma il nostro osservatorio. Sì, è il nostro osservatorio. Ma io sono uno che dice le cose. Sei difficile. Sì, sono molto difficili. Auguri! Auguri all'osservatorio Better Sky. Bene Sky, via. Guarda la precisione ingegneristica di questo taglio. Mia troppa. Sono grandi e piccole, ci sono. Cioè, chi la vuole piccola? Io piccolissimo. Dammi una piccola a me. Anche a me è piccola. Sì, Tutta piccola adesso. Fai domani colazione. Sono 8, che siamo in 2 in più, dai. Sì, domani fate colazione. Io vi sto per compagnia. Guido. Grazie. Una bella Antonio. Vabbè dai, ma faccio proprio no, non puoi. Vabbè. Dai, qua. Faccio così un cin. Questo. Grazie. Auguri. Better Sky. A voi ragazzi. Lunga vita Better Sky. Al Better Sky. Dai. Cin ragazzi. Siediti.